Come riportato dal portale Automaton, Nintendo ha recentemente acquisito il restante 4% delle azioni di Monolith Soft, diventando così proprietaria al 100% della società. Questo significativo sviluppo consolida ulteriormente il legame tra le due aziende, che collaborano da molti anni su vari progetti di successo. Per affrontare la notizia in modo approfondito e strutturato, ho deciso di suddividere il video in due capitoli. Nella parte introduttiva presenterò un'analisi storica dettagliata della collaborazione tra Monolith Soft e Nintendo. Questa panoramica sarà fondamentale per comprendere le dinamiche commerciali e strategiche che hanno caratterizzato la loro relazione nel corso degli anni. Esamineremo quindi i momenti chiave di tale sinergia e i successi ottenuti per comprendere meglio il contesto in cui è avvenuta questa acquisizione. Successivamente entreremo nel cuore del video, dove condividerò alcune delle mie riflessioni e valutazioni su ciò che questa acquisizione potrebbe significare per il futuro di Monolith Soft. Analizzerò i potenziali vantaggi e svantaggi di questa nuova fase, cercando di capire come questa mossa potrebbe influenzare le strategie aziendali e i prossimi progetti della Software House. Ma prima di esaminare la questione della loro fusione, se gradite contenuti del genere e vorreste vederne in maggior frequenza, potete dimostrare il vostro supporto con semplici azioni come lasciare un mi piace e, se siete nuovi, iscrivendovi al canale ed attivando la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Per avere una comprensione completa della situazione è necessario tornare ai primi anni 2000, quando Monolith Soft era sotto il controllo di Namco. Quest'ultima possedeva la totalità delle azioni, ad eccezione del 4% detenuto dai fondatori: Hiroshi Sugiura, presidente di Monolith, che possedeva 30 azioni; Tetsuya Takahashi, creatore e director della serie Xeno, che deteneva altre 30 azioni; e Yasuki On, che ne possedeva le rimanenti 20, figura importantissima che, oltre ad occuparsi del lato artistico dei titoli, ha occupato il ruolo di director per la serie di Baten Kaitos. E non ho citato un nome a caso, infatti, nonostante siano i titoli meno conosciuti della Software House, fu proprio grazie a questa serie che Nintendo notò Monolith Soft. La grande N riconobbe subito l'enorme talento di questi giovani sviluppatori e, dimostrando grande lungimiranza, decise di investire a lungo termine su di loro, proponendo l'acquisizione della compagnia. E, piccola curiosità, Nintendo propose addirittura a Monolith Soft di sviluppare un nuovo gioco della serie Mother, un titolo di grande rilievo. Affidare un progetto così importante a uno studio per loro relativamente sconosciuto dimostrava già l'elevato livello di fiducia che la grande N riponeva nelle loro capacità, anche se alla fine il titolo non ha visto mai la luce perché venne rigettato da Shigesato Itoi, il creatore della serie, evidentemente perché ritenuto troppo cupo, in maniera simile a quanto accaduto con Xenogears ai tempi. Ma chiudendo questa mini parentesi, d'altra parte Monolith Soft, che stava vivendo un periodo difficile sotto Namco, accettò con entusiasmo la proposta di Nintendo, che nel 2007 acquisì l'80% delle azioni detenute da Namco. 4 anni dopo, nel 2011, acquistò poi il rimanente 16% delle azioni, probabilmente incentivata dal successo del primo Xenoblade Chronicles. In quell'anno, su direttiva di Nintendo, Monolith Soft aprì anche un secondo studio a Kyoto, dove 20 dipendenti si trasferirono per contribuire alla parte artistica e grafica di vari titoli, tra cui Animal Crossing, Smash Bros, Splatoon e Zelda. Ma è interessante notare come Nintendo, a differenza di altre software house, avesse fatto un investimento senza ottenere un ritorno immediato. Quando acquisì la compagnia, Xenoblade non esisteva ancora e Monolith Soft non possedeva alcuna serie da valorizzare per Nintendo, considerando che Xenogears era in mano a Square e i diritti di Xenosaga appartenevano a Namco. A tutti gli effetti Nintendo non acquistò delle IP, ma il talento di Monolith, i cui dipendenti possedevano già all'epoca una potenza creativa senza pari. E dal 2011 fino a quest'anno Nintendo aveva mantenuto il 96% delle azioni, fino ad acquisire il 4% dei fondatori, le rimanenti 80 azioni, arrivando al 100%. Sebbene la notizia sia emersa di recente, l'acquisizione era già
già stata completata da qualche tempo. Grazie a Wayback Machine si evince che il 1 ottobre Nintendo possedeva ancora 2320 azioni, mentre il 21 novembre ne aveva 2400, indicando che la transazione del restante 4% sia avvenuta tra queste due date. Attualmente non sono disponibili interviste ufficiali, quindi possiamo solo formulare delle speculazioni sul motivo e sul come e perché Nintendo abbia acquisito il rimanente 4% delle azioni di Monolith Soft. Partendo dalle certezze, questo sviluppo non comporterà cambiamenti significativi per Nintendo e il 100% si configura più come un numero simbolico poiché deteneva già la maggioranza delle azioni. Sebbene sia vero che Nintendo tragga vantaggio da questa acquisizione, prevenendo la possibilità che avessero potuto vendere le azioni ad altre compagnie, ritengo che la decisione sia stata originata dai fondatori stessi, con la consapevolezza che la loro partecipazione di minoranza non avrebbe avuto un impatto significativo in futuro. Hanno preferito liquidare le proprie quote e ottenere un'immediata ricompensa finanziaria. Ovviamente questo non significa, anche se potrebbe a livello teorico farlo, che Takahashi andrà in pensione. Chi lo conosce anche solo un po' saprà di certo che è uno dei pochissimi al mondo, se non l'unico, che lavora con una passione ineguagliabile, e sono fermamente convinto che continuerà fino al suo ultimo giorno a lavorare con dedizione e impegno alla serie della vita e alle sue esperienze che vanno oltre il semplice intrattenimento, diventando parte integrante dell'anima di tutti coloro che se ne avvicinano. Quelle nella sezione precedente sono le vicende note a tutti, ma che rappresentano solo una parte della storia e ritengo sia bene analizzare anche l'altro lato della medaglia. Desidero chiarire sin da subito che queste riflessioni non sono influenzate dall'acquisizione del restante 4% delle azioni di Monolith Soft da parte di Nintendo, poiché questa operazione non altera per nulla la situazione già esistente. I miei commenti riguarderanno piuttosto la natura della collaborazione tra le due aziende. Infatti si è portati a credere che ai tempi Nintendo abbia salvato Monolith Soft e abbia concesso loro carta bianca totale. In realtà questa narrativa è vera solo parzialmente, e forse la situazione era davvero così all'inizio, prima della morte del grande presidente Satoru Iwata. Infatti la sua scomparsa, che ha segnato per me la fine della vera epoca Nintendo, ha innescato dinamiche che hanno portato l'azienda su un percorso differente. Se volete sapere la mia opinione, io penso che all'inizio la fusione tra Nintendo e Monolith Soft sia stata conveniente per entrambi. La grande N poteva ricevere il supporto dei talenti migliori di sempre, senza di loro Breath of the Wild e Tears of the Kingdom non avrebbero mai avuto tale successo, mentre Takahashi poteva avere la libertà creativa a cui aspirava, anche se solo apparente. Sebbene sulla carta Takahashi avesse libertà totale, nella pratica non era propriamente così. Come dichiarato da lui stesso in varie interviste, oltre alla serie Xeno aveva moltissime altre idee, ma sono state tutte scartate da Nintendo e si parla di un numero elevato come circa 12 progetti scartati. Negli ultimi anni l'unica serie su cui ha ricevuto il via libera è stata Xenoblade, ma per motivi diversi rispetto al passato. Mentre all'epoca di Iwata la questione era basata su una fiducia totale, ora il consenso si basa principalmente su motivi economici. La serie vende bene, quindi genera profitti per la compagnia. Inoltre dubito fortemente che Xenoblade sia un'opera realizzata esattamente secondo le intenzioni originarie di Takahashi in scala 1:1. La focalizzazione sul gameplay per renderlo più appetibile ai fan ha purtroppo sacrificato l'infinita profondità narrativa delle precedenti produzioni, curate nei minimi dettagli, dove ogni elemento era spiegato e approfondito con una cura maniacale. Nel confronto tra l'ultimo titolo della saga e il primissimo Xenogears è indubbio come emerga chiaramente un divario abissale in termini di profondità narrativa e attenzione dettagliata alla narrazione. Takahashi con Xenoblade, anche in virtù dell'ambiente e del target di Nintendo, ha abbracciato la filosofia secondo cui l'RPG è la mappa, come rivelato anche durante un'intervista con Katsuhiro Arada ai tempi dello sviluppo della Definitive Edition. Tuttavia, tralasciando l'aspetto legato ai giochi, è innegabile che all'inizio la collaborazione tra Nintendo e Monolith
Monolith Soft sia stata vantaggiosa per entrambe le parti. Attualmente però tale fusione sembra essere più dannosa che benefica, sia per la gestione da parte della casa di Kyoto che per le limitazioni legate ai suoi hardware obsoleti. Già su Nintendo Wii, Monolith Soft ha compiuto un autentico miracolo nel riuscire a far girare il primo capitolo. Successivamente nell'era Wii U hanno spinto al massimo la capacità della console per far funzionare Xenoblade Cross, ma con numerosissimi compromessi. Primo fra tutti i fastidiosi fenomeni di pop-in e in secondo luogo la scarsa popolarità della console stessa, che ha limitato le vendite a meno di 500.000 di copie. Indipendentemente dai gusti personali, tale episodio rappresenta l'opera tecnicamente più ambiziosa in assoluto di Monolith Soft. Non esiste nulla di simile sul mercato videoludico e tale episodio avrebbe ottenuto un successo straordinario se non fosse stato un'esclusiva Nintendo. E rifacendoci al passato, è importante ricordare come anche Baten Kaitos, un JRPG rivoluzionario, abbia subito una sorte analoga venendo lanciato su una console con scarsa notorietà. E anche Xenoblade 2 ha rappresentato un chiaro esempio degli effetti collaterali delle dinamiche gestionali imposte da Nintendo. Durante il suo sviluppo, che coincideva con quello di Breath of the Wild, la quasi totalità dei dipendenti della sede di Tokyo di Monolith Soft, impegnati principalmente nella serie Xenoblade, furono trasferiti per lavorare sull'ultimo capitolo di Zelda, che si aggiungevano ai circa 20 già presenti nella sede di Kyoto, che occupandosi della parte artistica erano già da tempo impegnati con Nintendo. Takahashi dichiarò esplicitamente come il 50% del team abituale ha lavorato sul secondo capitolo, costringendo l'azienda a ricorrere all'outsourcing per rispettare le scadenze imposte da Nintendo, mirate ad avere il gioco pronto al lancio della console nel 2017. E ciò spiega quello che potrebbe essere considerato l'unico vero difetto di questo gioco: il comparto tecnico, dovuto proprio alla difficoltà nel padroneggiare l'hardware della nuova console in così poco tempo, dato che Switch era appena approdata sul mercato. Nintendo, con i suoi hardware obsoleti, si dimostrò ancora una volta il principale fattore limitante che ha intrappolato le straordinarie abilità di Monolith Soft, impedendole di esplodere dal punto di vista tecnico. E il mio sogno più grande continua a rimanere una versione 4K del gioco, magari su Switch 2, in cui poter ammirare in tutto il loro splendore il Gormoth, l'Uraya e il Tantal. E nonostante la carenza di personale, Takahashi è riuscito a gestire la situazione in maniera eccellente, completando gran parte del gioco e dimostrando un'incredibile capacità di adattamento. Sorprendentemente, Xenoblade 2, pur con soli 2 anni di sviluppo e senza il contributo completo di Monolith Soft, si è rivelato non solo un gioco di altissimo valore, ma anche il migliore della trilogia. È vero che al lancio mancavano delle quality of life, che sono state poi introdotte con i DLC, ma sono sicuro che se fosse stato dato più tempo per lo sviluppo, Torna stessa non sarebbe mai esistita e sarebbe stata presentata nel gioco sotto forma di flashback dopo gli eventi del capitolo 7. Io penso che la tanto controversa The Golden Country sia stata solamente un'idea geniale di Takahashi per far fronte alle scadenze e lanciare Xenoblade 2 il più completo possibile, per poi perfezionare l'esperienza nel corso del tempo. Questi retroscena servono a far maturare la consapevolezza che è sicuramente indubbio il ruolo di Nintendo come ancora di salvezza iniziale per Monolith Soft, ma è anche evidente come la promessa di totale indipendenza fatta da Satoru Iwata sia scomparsa dopo la sua morte. E attualmente l'autonomia operativa dello studio è più illusoria che concreta. L'acquisizione del rimanente 4% delle azioni di per sé non avrà alcun effetto significativo sulla saga di Monolith Soft, essendo molto redditizia. Anzi, se Nintendo avesse voluto davvero interromperla, avrebbe potuto farlo già da tempo, avendo la maggioranza delle azioni. Tuttavia, il mio timore più che il presente riguarda il futuro. Infatti, se ho ben compreso le intenzioni di Takahashi, la serie Xenoblade dovrebbe concludersi come le precedenti in un'esalogia, mancando ancora 2 capitoli che potrebbero essere occupati visto la direzione che sta prendendo da Xenoblade Cross 2 e Cross 3. Sebbene il capitolo finale rimanga un mistero, le ultime dichiarazioni potrebbero seriamente suggerire che il prossimo episodio riprenderà il tema dei viaggi spaziali come concepito originariamente nella serie. La riesumazione di Xenoblade Cross con la prossima Definitive Edition conferma ulteriormente che le intenzioni del director sono quelle di concretizzare il canovaccio della storia per come era stato originariamente concepito, ossia con i viaggi intergalattici. Un progetto
progetto del genere, il cui concept non è nemmeno così sconvolgente, dato che anche Xenosaga presentava uno scenario simile, si sposerebbe alla perfezione con l'immensa ambizione di Takahashi. Un gioco con un open world colossale è già stato realizzato col capitolo Cross e l'unica cosa che manca è avere un gioco con molteplici open world, stile Starfield. E Monolith Soft è l'unica software house a poter realizzare un simile progetto grazie alle sue competenze e al suo talento. Anche se nell'immediato l'acquisizione da parte di Nintendo non impedirà la concretizzazione di tali idee, la situazione potrebbe cambiare quando Takahashi si ritirerà. Infatti temo che, come già accade parzialmente da anni, Monolith Soft dopo tale evento verrà impiegata esclusivamente per supportare le loro serie, quindi Mario, Zelda, Splatoon, Pikmin e Animal Crossing. Nel peggiore dei casi potrebbero perfino decidere di farli collaborare con Game Freak su Pokémon, una delle IP che genera maggior profitto, il che sarebbe una tristissima destinazione per un team così talentuoso considerando il limitato sviluppo narrativo dei titoli. E Nintendo è ben consapevole che quando in un futuro non troppo lontano i fondatori di Monolith Soft si ritireranno, avrà il pieno controllo dei dipendenti. Grazie al loro contributo certamente i prossimi Mario e Zelda in 3D saranno ancora più spettacolari, ma ritengo che Monolith Soft sia destinata a realizzare progetti ben più ambiziosi e spero che i fondatori riescano per tempo a trovare un valido erede capace di occuparsi di progetti che arrivino anche solo alla metà della qualità degli Xenoblade. Questo scenario non è affatto improbabile, considerando che lavorando sotto la guida del loro maestro avranno sicuramente acquisito competenze e conoscenze preziose da utilizzare per sfornare progetti di complessità pari a quelli di Takahashi. Inoltre quest'ultimo sembra prepararsi attivamente per il futuro, come evidente dai numerosi annunci di ricerca di nuovi talenti, l'ultimo dei quali fatto addirittura di persona, e dal costante aumento del numero di dipendenti di Monolith Soft. È chiaro come Takahashi stia cercando di prevenire problemi legati alla possibile mancanza di risorse come quelli che potrebbero essere causati dalla sottrazione di personale da parte di Nintendo, come accaduto durante la produzione di Xenoblade 2. E il fatto che Nintendo detenga il 100% della software house non è tanto un evento che cambierà il corso degli eventi, ma rappresenta piuttosto il culmine di un percorso iniziato da anni che vede l'inclusione di Xenoblade nelle sue IP. Da adesso l'immagine di Shulk, ad esempio, simboleggia casa Nintendo tanto quanto l'idraulico baffuto. Tale cambiamento di prospettiva aprirà la strada a una maggior valorizzazione dei giochi di Monolith, non più relegati in secondo piano, ma che diventeranno simboli della grande N. Sebbene dietro le quinte fosse così già da tempo, e ne abbiamo avuto prova nei crossover di Super Smash Bros. Con l'inclusione di Shulk e Pyra sulla parete del Nintendo Museum, all'atto pratico non veniva rimarcata spesso questa concezione delle opere di Takahashi come icone della casa di Kyoto. Basti pensare all'ultima produzione di Nintendo, Alarmo, dove emerge ancora una volta il gruppo formato da Mario, Zelda, Pikmin e Splatoon, mentre Xenoblade è del tutto assente. Ed adesso che Monolith è del 100% di Nintendo, mi aspetto grandi collaborazioni per il futuro. Una di queste potrebbe essere proprio Mario Kart, una serie che ha già accolto personaggi provenienti da altre IP come gli Inkling di Splatoon, l'abitante di Animal Crossing e Link di The Legend of Zelda. E ora che Nintendo ha in mano tutte le azioni di Monolith, avrebbe molto senso l'inclusione dei protagonisti dei loro titoli in Mario Kart. Se prendiamo in considerazione l'ultimo leak secondo cui Nintendo Switch 2 verrà lanciata con il tanto atteso Mario Kart 9, un titolo che si dice includerà numerose IP stile Smash Bros, è praticamente garantito che i personaggi di Xenoblade faranno parte del gioco. È meravigliosa l'idea di avere Rex come personaggio giocabile ed avere anche la classica libreria dei power-up estesa a oggetti iconici di varie serie con funzionalità esclusive. E rimanendo in tema, si potrebbe ad esempio inserire come oggetto il varco, che conferirebbe qualche bonus esclusivo come un'aura elettrica, replicando in maniera identica quanto già avviene da tempo nella serie Smash Bros. Ma teoria a parte, la recente ufficializzazione di Xenoblade come IP iconica potrebbe sposarsi perfettamente con il leak riguardante la nuova piattaforma di streaming dedicata agli anime. Se davvero esistesse, la saga sarebbe il loro pilastro portante, perché a parte i vecchi anime di Pokémon, Kirby e Inazuma Eleven, non esistono altri di qualità tanto elevata da portare
puntare all'acquisto di un eventuale abbonamento, e un adattamento anime di Xenoblade sarebbe un ottimo modo per spingere le vendite di abbonamenti al pass, considerando l'eccezionale storytelling di Monolith Soft e l'ampia base di utenza della serie. Senza dubbio Nintendo ha molte idee in mente, non solo per crossover ma anche per iniziative transmediali. Detenere al 100% Monolith rappresenta simbolicamente un passo significativo poiché completa la sua maestria in tutti i campi. Con i platform è stata la leader in passato con Mario, eredità che è passata oggi a Donkey Kong. Negli adventure si è affermata con The Legend of Zelda, nei Metroidvania con le avventure di Samus che hanno dato il nome al genere stesso. Mancava solo nella sua libreria un'eccellenza nei JRPG, un vuoto ora colmato dalla meravigliosa ed epica saga di Xenoblade. Tutta la storia dell'acquisizione di Monolith Soft fa solamente riflettere sul destino, rimarcando come la vita sia caratterizzata da un continuo cedere a compromessi. E quella di Monolith Soft è stata all'inizio la scelta con minor impatto negativo. Considerando il recente successo della serie Xenoblade, sono convinto che Square Enix e Bandai Namco si stanno pentendo profondamente per non aver riposto fiducia nei progetti passati e che, tornando indietro nel tempo, gli eventi avrebbero certamente preso una piega diversa. E questo è il punto che ci fa riflettere sulla meraviglia della concatenazione degli eventi che è la vita. Anche dalle decisioni apparentemente sbagliate possono nascere grandi opportunità. Se Square avesse dato fiducia a Takahashi fin dal principio, è vero che Perfect Work avrebbe visto la sua piena realizzazione, ma allo stesso tempo Xenoblade non sarebbe mai esistito. Non avremmo mai incontrato personaggi indimenticabili come Shulk, Rex, Noah e lo stesso prossimo titolo di Monolith Soft, che si preannuncia come una killer application di Switch 2, non sarebbe stato mai in programma. D'altro canto, in un ipotetico scenario in cui Takahashi e tutti i dipendenti fossero rimasti con Square, avrebbero potuto sfruttare per i loro giochi piattaforme più potenti come PlayStation e PC, ottimizzando al meglio le abilità dei dipendenti e massimizzando le prestazioni dei titoli. Come si evince, si tratta di una questione davvero difficile di cui discutere, e vi invito a scrivermi nei commenti cosa ne pensate voi di tale acquisizione e se essa sia stata tutto sommato vantaggiosa oppure no. Intanto, se non volete perdervi le ultime notizie sull'universo Xeno, potete seguirmi anche su Instagram, dove vi aggiorno istantaneamente sulle novità a casa Monolith Soft. Se volete supportare gratuitamente il canale, trovate in descrizione anche il link al mio gruppo Telegram dedicato alle migliori offerte sui videogiochi. In sovraimpressione trovate tutti i miei ultimi contenuti più importanti a tema Xenoblade. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!